Ma quanti anni ha questa pianta? Una decina d'anni sicuro. Questo vedi, nascono così da solo, vedi, questa è un'altra pianta, vedi? Nascono con i noccioli. Il nocciolo caduto a terra. Il nocciolo delle nespole praticamente. Il nocciolo delle nespole. E nascono da sole e non è necessario innestarle. No, questi sono nesproni che poi diventano nespole quando nascono. nascono. Quindi sono quei nespoloni che abbiamo noi, da cui nascono queste piante. Questa ha una decina d'anni. Sì, una decina d'anni. Sì. Ed è il primo anno che ha fruttificato. È il primo anno. E beh, è venuta una buona fruttificazione. Sì. Io ne ho assaggiata qualcuna e sono buone. E l'8 maggio si possono iniziare a mangiare, anche perché queste nespole, se rimangono troppo tempo sull'albero, è vero? Sicuro. Perché poi tu non buttando nessun tipo di veleno, niente praticamente, No, sono molto appetibili per gli uccelli. E tu ti sei accorto che nasceva e l'hai lasciata stare? No, lasciata stare come soltanto queste due piante qua, vedi? Per esempio? Fammi vedere. Ah, eccola qua, questa qua è un'altra nata da seme? Sì. Nata da sola, che è per un seme che è caduto a terra. Questa è un'altra. E questa quanti anni aveva, questa qua vicino? Un anno. 1 o 2 anni. Questa invece ha una decina d'anni e è iniziata a fruttificare. Questo vuol dire che questa qua tra 10 anni farà anche lei le nespole. Questo posto qua non sta bene perché si sta fuori dall'albero. Ah, quindi adesso praticamente se vogliamo fare, diciamo, sviluppare questa pianta dobbiamo cambiarle di posto. Anche qui c'è un'altra piantina che sta nascendo vicino. Quando si deve togliere questa pianta? Ma a ottobre, così. Il mese di ottobre. Quando si finisce la fruttificazione. Quando finisce, perché poi è il tempo delle nespole. Allora... Ah, quando è il tempo delle nespole è meglio non fare questo spostamento. Va bene, e magari questa qua la possiamo potare un po' in alto? Sì, un po' in alto. Perché ci sono dei rami che vanno veramente troppo in alto, ci sono anche dei frutti sopra, quindi approfittiamo, tagliamo quei rami e ci prendiamo anche i frutti. Certo. Questa pianta di nespole sta crescendo proprio al confine con un'altra proprietà, da cui arrivano delle spine che la stanno invadendo, quindi la prima cosa da fare è liberare questa pianta da tutte queste spine e magari tagliare quei rami che vanno troppo in alto. Taglio questo ramo molto alto che va in alto dritto, taglio in questo modo obliquo in modo tale che l'acqua poi scivoli via e non ristagni. Ed ecco la nostra prima raccolta di nespole del mese di maggio. Adesso andiamo a vedere la pianta originaria, quella da cui hanno avuto origine le altre piante del nostro orto. Questa è la pianta originaria da cui sono nate tutte le altre piante di nespole che abbiamo nel nostro giardino. Mio padre mi sta dicendo che bisogna tagliare i rami di questa pianta che invadono la proprietà limitrofa. Mi sta dando le opportune istruzioni indicandomi quali rami tagliare e come fare il lavoro in piena sicurezza. Ma vedremo che queste istruzioni non saranno sufficienti. E vabbè, però come faccio a salire sul muro? No? Vai. Fino alla pianta, va, sali fino uno, e poi vai fino a lì. Mio padre ritiene che io abbia le sue abilità nel fare quelle operazioni che mi sta richiedendo ed io, per non deluderlo, mi accingo a fare questa difficile operazione mio malgrado. Capirò subito poi che non è una buona idea. Prendo a questo scaletto. Fammi leggero.
questo spavetto non mi convince. No, lascia stare. No, si sta piegando. Il ramo che usavo come appoggio per andare sul muro ha ceduto e sono finito addosso all'operatore. Ma persisto, non posso deludere nonno Gigino. Vi mostro ora come si presentava questo nespolo durante il mese di novembre. Ecco la fioritura.